Per me Interessante. l'alba è buona da quando praticamente sta per sorgere il sole a mezz'ora, tre quarti d'ora dopo. Quello è il Addirittura, momento, okay, quello okay. serio, perché magari il pesce fa l'ultima cacciata prima di andare via. Devi essere già pronto, operativo, subito per quell'ora. Mentre invece il tramonto ti permette invece, secondo me, riesci a pescare anche un'ora e mezza, due. Cioè, ti faccio un Okay. esempio, nel momento quando si prendono i identici, già, ma che è il periodo che va da fine aprile, tutto maggio, giugno, quando si creano le condizioni di termoclino alla giusta altezza, nelle secchiette fuori, e tu già dalle 3, 3 e mezza, 4 di pomeriggio, quando poi ti va a fare buio alle 6, già cominci a trovare la situazione del branco, del montone, mentre all'alba arrivi, il tempo che fai un segnale, poi ne fai un altro. Ce l'abbiamo fatta, Ruggero. Ci Ce siamo l'abbiamo riusciti. Ci siamo riusciti. Allora, piccola parentesi, prima di cominciare, picciotti. Mi sono ricordato che è agosto in Italia. Ho contattato tantissime persone, dicevano: ma perché mica non riesco a organizzare, non riesco a è agosto e sono tutti in ferie, tranne chi è di un particolare settore. Piccola Ruggero, parentesi. tu che lavoro fai? Io, diciamo, purtroppo faccio il cuoco. Ok, ok, Lavoro, diciamo, quindi nell'ambito della ristorazione e quindi diciamo che questo mese per me è ben lontano dalle ferie. ci sta. Orari lunghi, niente fine settimana, niente feste, sappiamo com'è il giro. Allora, pescatore quanti anni hai? Perché dico, io vedo che prendi dei pesci praticamente che dico, ma ok, quanti anni hai, Ruggero? Io ne ho 27. 27, 26. Allora, non so se voi conoscete Ruggero, ma se siete su Instagram sarete sicuramente incappati in qualche incredibile cernione che è Ruggero, perché mica solo quelle vedo. Allora, raccontami innanzitutto chi sei, come ti sei approcciato, da dove ci stai parlando, come ti sei avvicinato alla pesca subacquea e poi vediamo dove arriviamo. Allora, io abito a Catania, in Sicilia, in un paesino che in realtà non è proprio sul mare, abito a una quindicina di chilometri dal mare. E la passione per il mare in generale nasce proprio da piccolissimo, perché ho sempre avuto questa passione, amore per il mare. Pratico un po' tutti i tipi di pesca, perché diciamo quando ero piccolino ho cominciato a pescare prima con le canne, con la bolognese, all'inglese, ancora prima con la canna fissa per i cefaletti, tutte queste cose qui. E quindi diciamo ho sempre avuto questo amore, perché mi ricordo che età di 6-7 anni, i primi ricordi che ho, è che in estate andavo con mia nonna a Lido Castello, che è in un paesino qui di Catania, e prendo ogni giorno, mia nonna con la macchina, prima di andare a mare, passavamo da un piccolo negozio di pesca e invece di comprare magari, non so, il pallone piuttosto che le racchette per giocare, mi portavo in un negozietto di pesca, io compravo le parature, il pacco di coreano, e quindi il mio primo, diciamo, pensiero era subito scappare e andare a pescare, mentre gli altri amicetti miei, diciamo, andavano a giocare, io subito dovevo pescare, per forza, sempre. E quindi, Okay, diciamo, tutto è nato da lì. Poi in realtà, tipo, faccio un esempio, mio padre a stento nuota, quindi diciamo non è che okay. in famiglia ho persone che sono particolarmente appassionate. Avevo soltanto questa mia nonna che diciamo mi accontentava in questi piccoli capricci. E quindi tutto è nato così. Poi col tempo c'era già un po' YouTube, no? Quindi ero malato, guardavo sempre questi video di Dapian piuttosto che queste riprese subacquee. Mi appassionava tantissimo e ho cominciato piano piano con la maschera, il tubo e le pinnette, no? A cominciare ad andare sott'acqua, però ovviamente senza grandi risultati. E facevo le guerre con i miei genitori, perché volevo fare pesca in apnea, però i miei genitori, che giustamente non conoscevano questo mondo, si preoccupavano e fino a 18 anni non mi hanno mai fatto comprare il fucile. Quindi io fino a 18 anni Ciao. pescavo con la mia piccola barchetta, le seppie, i calamari, i sardi in inverno Okay. con la mareggiata, però sott'acqua ci andavo in estate, ma non riuscivo a fare veramente pesca in apnea. Poi a 18 anni mi sono molto impuntato, nel senso che ho detto io lo voglio fare, non mi Io me interessa, ne vado. basta. Ho detto per me avevo un richiamo talmente forte da questa cosa che a un certo punto i miei genitori hanno detto: senti Ruggero, siccome comunque sia non sono mai stato un ragazzo che
ha fatto cose particolarmente strane, pericolose. Senti, se tu hai questa passione, questa cosa, vai, fallo. Ripeto, non essendo persone che avevano esperienza, non sapevo neanche come potermi aiutare in questa cosa. E proprio a 18 anni, dopo aver preso la patente, ho comprato il mio primo fucile, ricordo, un Homer Excalibur, di un ragazzo, che tra l'altro poi siamo diventati anche molto, molto amici, e lì ho cominciato. E non ti nascondo che non sapevo niente, nel senso che avevo visto i video, mi piaceva, capivo cos'era l'agguato, l'aspetto, ma capisci bene che poi dal vederlo a riuscire a farlo non era proprio la stessa cosa. Ti, Sì. ti racconto questa cosa che ti fa ridere. E praticamente ho cominciato a pescare, prendevo qualche pesciotto, qualche marzapane, straghetto, stupidaggini. E allora mi comincio a avvicinare un po' al mondo, no? Di questi pescatori subacquei catanesi. E conosco un ragazzo, nonché mio ancora oggi carissimo amico, che si chiama sia Tony Pittalai, che è il ragazzo alla quale ho comprato il fucile, che è Andrea Di Grazia, che mi invitano a fare una pescata con loro. Allora io super contento, super emozionato, perché per me erano dei punti di riferimento, vedevo le catture dei cefali grossi, Certo. saragoni. Allora mi invitano, andiamo a pescare qui a Catania, Scogliera, e Andrea mi dice: mi raccomando Ruggero, non dimenticare il pallone, la boa. Ok. La boa, va bene, dobbiamo prendere la boa. Allora compro questa boa, però c'era un problema, io non riuscivo a capire come dovevo pescare con questa boa, perché dicevo, scusami, ma se io la gonfio, questa cosa non se ne va per i fatti suoi. Perciò mi presenta all'appuntamento con fucile, pinna, attrezzatura, che faceva ridere, e la boa senza niente. E dico, ragazzi, scusate, io la boa l'ho portata, ma come facciamo a pescare? Cioè, tu la tieni, io pesco, come... No, Cioè, vabbè. piccola parentesi, ovviamente capisco anche che facevo cose pericolose perché non utilizzavo il pallone, ma per me non lo sapevo, cioè ero totalmente ignorante in materia. Poi la fortuna è stata che dove ho acquistato il fucile da un certo Roger, che oggi ha un bellissimo negozio, anzi lo approfitto per salutarlo, mi ha detto che siccome avevo questa grande passione di iscrivermi a un circolo per poter fare un corso di apnea, per poter, diciamo, imparare quelle che erano le basi anche per la sicurezza, ovviamente. E lì questo circolo si chiama Atlantide, ASD Atlantide, che è un circolo importante di Catania, dove conosco, diciamo, il mio primo vero maestro, che anche qui, diciamo, approfitto per salutarlo, un certo Vincenzo Valenti, fortissimo agonista e un mio carissimo amico, che mi ha preso a simpatia. Nel senso che mi ha detto va bene, dai, poi andremo a pescare insieme. E giustamente sono entrato in un gruppo di grandi lupi, di tutti fortissimi pescatori, ed ero emozionatissimo. Ogni giovedì era un'emozione rivedersi tutti i giovedì sera, racconti, chi di uno, chi di un altro, la cernia, la ricciola, il dendice, e per me erano cose inimmaginabili. Basta, a un certo punto, raccordo sempre un'altra cosa simpatica, arriva il periodo di maggio, io pescavo da 5-6 mesi, pescavo, cioè, mettevo la muta più che pescare, e Enzo mi dice: Ruggero, sto scendendo il gommone a Milazzo per andare alle Isole Olie e praticamente la prima volta che andiamo ti invito. Io non ti dico l'emozione, non dico l'emozione, comunque sia, per me Enzo era ed è un punto di riferimento. Ho detto porca miseria, è una cosa che non mi posso perdere. Allora mi ricordo benissimo, perché questa cosa ha cambiato anche un po' il mio modo di pensare nella vita. Mi ricordo che mi invita, mi chiama, io ero con la mia fidanzata, che stavo tornando da, non mi ricordo, una mangiata, forse erano i primi di maggio, forse qualche festa, mi chiama Enzo. Vedo la chiamata, Vincenzo Valenti, rispondo, sì, ciao Enzo, Ruggero, cosa fai? Sai Enzo, sono con Adriana, la mia fidanzata, va bene, dai, allora mercoledì vieni con me alle isole. No, non ci credo. Sì, certo Enzo, va bene, perciò contentissimo, chiamo mia mamma, mamma, guarda che mercoledì vado alle isole, mia mamma, no, ma come mercoledì? Faccio perché? Ma mercoledì hai il corso di bagnino per fare la prova. No. Piangere. Certo. Sono diventato un pazzo. No, non ci credo. Perciò mia mamma giustamente mi diceva: Ruggero, nella vita ci sono delle priorità, la pesca è un divertimento. Siccome in quel periodo
e stavo facendo i concorsi per la Guardia Costiera, mi serviva il brevetto per il punteggio, quindi era una cosa molto importante. E quindi ho dovuto ascoltare, diciamo, mia mamma che mi ha detto vai a fare questa prova, perché era una prova. Basta, a un certo punto richiamo Enzo piangendo, Enzo scusa, non lo so, adesso non mi chiami più, non posso venire. Lui no, non ti preoccupare, tranquillo, adesso la sistemiamo, settimana prossima ci ritorni. Basta, perciò rifiuto questo appuntamento che per me era tipo vitale, tipo il Papa che ti sta invitando in chiesa, vado a fare questo corso di bagnino, arrivo lì, piangendo ancora, ricordando che c'ho gli amici miei che erano alle isole a pescare, io ero lì, questo signore arriva e fa, allora ragazzi, ci mettiamo tutti in schiera e fa, ragazzi, chi è che sa nuotare? Allora, io so nuotare. Va bene, chi sa nuotare, ci vediamo settimana prossima. Ma come? Mannaggia. No. Solita organizzazione. Io sono rimasto proprio, cioè, non lo puoi capire. Da quel giorno in poi ho deciso, prima la pesca, poi il mondo. E qua ti fermo un secondo, aspetta, perdonami, perché io ho letto una cosa che mi ha colpito particolarmente dalla fotografia del tuo profilo WhatsApp. Sì. Non vado a pesca per sfuggire nella mia vita, vado a pesca per vivere la mia vita. Bravissimo. Cazzo, minchia, qua accappona la pelle, ma non tanto per dirlo. È tanta roba, spiegami di più di questa cosa. Allora, diciamo che è stata una frase che ho visto forse qualche anno fa e l'ho voluta lasciare anche se io non sono un tipo molto tecnologico. Cioè, diciamo che per impostare questa immagine me la sono dovuto fare spiegare bene, perché chi mi conosce bene che sa che penso di saper fare bene più o meno due cose, pescare e cucinare. Per il resto, una scimmia. Cioè, Oh, ma proprio, basta, dai, ci sta. non riesco, diciamo, a fare tantissime altre cose. Però queste due cose penso di sapermi difendere abbastanza bene. Allora, io penso che la vita sia una, penso che da noi si dice ogni lasciata è persa, nel senso che ogni volta che non si riesce a sfruttare qualcosa, poi non torna più indietro. Quindi, proprio anche un po' per riagganciarci al discorso che stavo facendo prima, prima molto di più, adesso un po' di meno perché crescendo, avendo anche esigenze lavorative, bisogna saper dire anche di no, perché è importante anche riuscire a dire di no. Però per 3-4 anni della mia vita ho avuto un periodo in cui devo dire che forse ho anche esagerato, dove ho messo la pesca davanti a tutto. A tutto. Avendo non poche discussioni con la famiglia, stessa cosa con la fidanzata. Considero che io sono fidanzato a settembre da ben 11 anni con la mia fidanzata, quindi siamo cresciuti insieme e le discussioni erano sempre quelle, la pesca, la pesca, la pesca. Sì. Però avevo bisogno di, non ti dico rifugiarmi nella pesca, però sentivo il bisogno di riuscire a capire, non so, non riesco neanche bene a spiegarti È uno la stimolo forte. passione. Sì, Sì. dovevo imparare, dovevo capire, giornate intere, ci sono stati periodi in cui andavo a pescare anche 2 volte al giorno, tipo in estate, mattina e sera, cioè per me era diventata veramente forse anche un po' troppo, una malattia, perché poi quando le cose si fanno con esagerazione poi si perde anche un po' il piacere, però per me era diventata proprio un focus della mia vita, io dovevo diventare bravo, cioè era il mio unico obiettivo, io la mattina mi svegliavo e pensavo a pescare, andavo a dormire e sognavo i pesci, sempre, H24, cioè il mio cervello era, io ogni tanto le persone mi dicevano, ma sei qui? E io, sì? Sì, più o sì, meno, più o meno. E allora, sì, parlando di quindi... pesca, nelle ultime chiacchierate che mi sono fatto, ho notato che si è destato particolare interesse su quello che in effetti è l'argomento pesca. Io ho voluto Sì. sempre parlare un po' di tutto in questo podcast perché mi piace prima di tutto conoscervi, perché Sì, credo che fortemente ci lasciamo sempre qualcosa a vicenda in qualunque conversazione. assolutamente. Ma visto che è piaciuto tanto, tanto l'argomento pesca in quanto pesca pratica, mi piacerebbe chiederti qualche cosa in merito alla pesca, se possibile. Certo. Partendo da cos'è la cosa che ti ha fatto cambiare approccio alla pesca? Nel senso, c'è stato in questo percorso di crescita qualcosa che hai capito che ti ha drasticamente cambiato come pescatore? E Assolutamente sì. punto poi hai detto: "Okay, in effetti sta funzionando e i risultati arrivano." Lo riesci a identificare questa cosa? Se sì, che cos'è? Allora, assolutamente sì. Io come ti dicevo ho avuto la fortuna di andare a pescare con tante persone brave, molte persone brave, perché ero visto come il ragazzino da portare, anche perché tu consideri che adesso non più, però quando ho cominciato facevo anche le gare.
E ho fatto 2 campionati di secondo e uno di prima, con risultati non proprio fenomenali, però considera che purtroppo ho gareggiato in un momento in cui ero veramente molto acerbo, nel senso che non potei neanche paragonare il Ruggero di prima a oggi, perché ovviamente l'esperienza aumenta col passare del tempo. Il momento che mi ha fatto totalmente cambiare la vita, e ne sarò grato per sempre a queste persone, è aver conosciuto Giovanni Mangano e un certo Francesco Catapano, che saluto e ringrazierò a vita. Anche qui ci sono delle storie da poter raccontare. Praticamente io pescavo, già stavo cominciando a pescare, avevo sempre questa fissa per la pesca profonda, però fatta con cognizione di causa e non diciamo improvvisata. E allora un giorno Giovanni mi chiama e mi dice: va bene Ruggero, ti faccio il regalo di compleanno, ti porto a pescare ai Banchi. E i Banchi, per chi non lo sapesse, sono delle secche che ci sono tra la Sicilia e la Tunisia, che praticamente il più famoso è Scherchi, non so se l'hai mai sentito dire. Sì. Risale da un fondale di 150-200 metri, ma parliamo che sei veramente in mezzo al mare, si parla di 80-85 miglia in mezzo al mare, fino a 30 centimetri. Il banco è grande, è composto da tante secche, bid, commestibili, eccetera, però per farti capire un po' la morfologia del fondale è allucinante. Allora mi porta Giovanni a pescare, non ti dico l'emozione, anche se già lì ero un pochettino più pratico, ovviamente Giovanni non mi ha portato che ero completamente acerbo, avevo già preso qualche bel pesce, pescavo in maniera un po' più seria, e andiamo a pescare ai Banchi. Ho il piacere di conoscere, per me quello che mi ha cambiato di più sotto il punto di vista di pesca, Francesco Catapano. Mi portano a pescare. Arriviamo sul banco, cerco di essere un po' più veloce perché mi conosco tutti che sono un po' troppo lento a raccontare le storie sono belle, vai. Basta, arriviamo a pescare sul banco, ci buttiamo in acqua. Giovanni sapeva bene cosa fare perché era tanti anni che andava, per me era tutto nuovo. Basta, vedo la prima cernia, un bel pesce, un pesce di 7-8 kg, lo vedo, abituato a pescare a Catania, che come vedi un pesce lo devi sparare subito, non è che ci sia aspetta lo fulmino, aspetta lo sparo, devi sparare perché sennò non prendi niente mai. Perciò dalla prima cernia, boom, sparo, non la prendo bene, si incastra un pochettino e comincia a fare tuffi, sale, scendi, fino a quando dopo 7-8 tuffi riesco a prendere questo bel pesce. Io ero contento ovviamente, no? Una delle scene più belle che avevo preso. Allora salgo in gommone e Francesco Catapano vi dice: no, non si pesca così, tu sei nel mio gommone, sei a 80 miglia dalla costa, o i pesci li spari come dico io o tu non peschi più. Non mi dici che sono stato bravo, che ho preso un pesce? No, mi fai: i pesci si devono fulminare tutti, tu devi stare calmo, non devi correre, se il pesce è messo male non lo devi sparare, se il pesce è messo di coda non lo devi sparare, tu devi catapanizzare, cioè fulminare tutto. Perciò mi prende questa bella cernia, presa, non mi ricordo, nel fianco, non era presa bene, la mette non sul tubolare, diciamo la parte dove dice sul gavone, e mi spiega: questa è la cernia, questi sono gli occhi, questa è la distanza del cervello, tu devi sparare qua. E così, se le spari lì, spari e l'ammazzi, spari e l'ammazzi. Mamma mia, vabbè. Continuiamo a pescare. Faccio una piccola parentesi perché magari qualcuno può fraintendere. Quando si va a pescare al di fuori delle 12 miglia, ci sono altri tipi di regole. Nel senso che se tu hai gommoni immatricolati in altre nazioni, devi sottostare a delle regole che ci sono in altre nazioni, che ti permettono e ti consentono di poter superare i 5 kg e prendere più di una cernia, perché magari nel racconto potrebbe uscire più di una cernia, ma non si può, è bracconaggio. Sì, non hai fatto benissimo. Ci tenevo a precisarlo. Basta, continuiamo a pescare, vedo un'altra cernia, mi spiega lui benissimo una tana, mi porta comunque sia su una tana semplice, nel senso uno spacco piccolino, il pesce si metteva tranquillo. Allora io scendo, vedo la cernia che si infila e mi guarda di muso. Allora io la stavo sparando, no? Un po' alla mia, invece no. Catapano mi ha detto che devo ragionare, devo riflettere. Mi ha detto: se non lo spari non ci fa niente, ne capiterà un'altra. Perciò sai, con la lampadina, col fucile, mi avvicino, mi faccio i conti che mi ha detto lui, sparo e chiudo gli occhi. Tum! Sparo e tutto rimane fermo. Ho sbagliato. E invece avevo fulminato la mia prima cernia, l'avevo presa qua, catapanizzata al 100%, e lì ho capito che, soprattutto quando sei sui pesci, devi essere spento, calmo,
tranquillo, ed Okay. essere chirurgico. Quindi cioè io mi accontento spesso di non prendere un pesce in più perché magari è messo male, perché Sì, magari scappa, perché dico, vabbè, si è salvato, o magari non si è salvato completamente perché lo prendo la settimana prossima, sì, però diciamo fare le cose con un criterio è importante, anche perché poi è subentrato il discorso della profondità. E quindi certo. quando diciamo peschi a certe quote, non essere lucido o farsi prendere Dal momento dall'emozione, sì, 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 sì. ti posso garantire che è lì che diventa veramente pericoloso. Ruggero, allora io ti faccio una domanda: non pensi che questo sia subordinato all'essere abituata a vedere pesci? Perché dal mio Assolutamente lato, sì. io che vedo il mare col binocolo e vedo i pesci con le cannocchiale, se vedo una cernia bella, minchia, cioè capito, allora lì Assolutamente sì. capisco che, ehm, pensi che ci può essere qualche cosa che possiamo imparare noi che abbiamo meno esperienza che ci dia questa calma in più e questa lucidità in più, perché comunque quando vediamo un bel pesce è un evento, è una Sì, cosa, sì, sì. quindi che cosa c'è da andare a mare? Allora, io ti posso dire che secondo me, vale molto il discorso della persona. Io mi Okay, reputo fortunato perché, come dice sempre il mio attuale, diciamo compagno di pesca Concetto Felice, okay, certo Concetto Felice, conosciamo. io riesco a essere morto e super frenetico, nel senso che ho la fortuna, il mio carattere di riuscire a, gestire i momenti in cui devo essere super frenetico. Esempio, a noi piace tantissimo pescare anche con la canna, per Okay, esempio a traina piuttosto che in verticale, dove magari devi essere veloci quando hai pesci di sotto, che devi cercare di sfruttare il momento X, allora lì riesco a essere molto frenetico, veloce, frenetico, molto okay, così a 2000. Mentre invece poi sono fortunato perché mi rendo conto che, quando ci sono delle situazioni in cui ci sono tanti pesci, okay. devi essere calmo, devi ragionare, devi capire cosa fare. Lì ho la fortuna di riuscire proprio a, cioè io se vedo un pesce, se vedo una cernia o un branco di grossi dendici o di ricciole, Sì, per sì, me sì, sì. non cambia niente. E secondo me è forse una fortuna in più che ho, perché mi rendo conto che a volte prendo dei pesci che dico non se n'è neanche accorto. Sì, Ma sì, non sì, è sì. tanto la profondità piuttosto che il posto. Io penso che valga proprio l'approccio da lui dice sempre sei morto, nel senso che il fatto di essere molto pacato, molto Sì, tranquillo, vedi il sì. pesce, lo guardi, quando hai la fortuna di prenderne qualcuno in più, che tu dici ok, ho un po' di esperienza con quel pesce, tu vedi la cernia e già quando la vedi dici ok, questo pesce scappa, questo pesce si indana, da come si indana capisci se questo pesce si metterà di muso, se quel pesce non lo prenderei più. Tante volte mi è capitato di vedere dei pesci che in base a come scappano io neanche ci faccio il secondo tuffo, perché Certo, già so, certo, cioè tu certo. considera che solitamente per quella che è la mia esperienza, quando una cernia scappa veloce, cioè nel senso che ti vede e si indana, quello è un pesce che puoi prendere, perché è un Okay, pesce che secondo me è un po' fuori dalla sua zona e si okay, andrà a intanare un po' a caso. Mentre okay. invece quando vedi per esempio il cernione che si gira, si mette piano piano a camminare, tranquillo, e poi si infila piano piano che tu dici, ma ora mi affaccio. Ok, secondo me, per quello che è la mia esperienza, 9 volte su 10 tu ti infili, guardi e dici, dov'è? Boh, scomparso. Okay, ma e Quindi già tu queste sono le cose che mi piacciono, questi sono consigli tangibili sull'esperienza. poi ovviamente non posso consigliare di non andare a guardare in tana, però per Certo, esempio se io magari imposto una pescata profonda e so che magari ho un giorno davanti importante con tanti segnali da fare e vedo un pesce che si indana in quella maniera, non ti nascondo che io il secondo tuffo magari sul posto fondo non lo faccio perché dico non mi è piaciuto come si è sì, indanata, non ci perdo tempo, anche perché purtroppo, ti ripeto, quando poi peschi fondo devi anche ragionare il fatto che non hai 1000 tuffi a certo, disposizione. certo. Ogni tuffo hai bisogno di 10, 12, 15 minuti. Tu Sì, sì, considera sì, che io sì. spesso e volentieri mi sveglio la mattina presto, vado a mare, finisco, il gommone ce l'ho a 110 km da casa, quindi neanche vicino, Okay, finisco di pescare e vado al lavoro perché magari monta alle okay, 5 o alle 6 okay. di pomeriggio, quindi io ho il tempo contato e devo essere molto chirurgico a non fare errori, perché se sparo un pesce o devo lavorare, devo Certo. andare al lavoro, poi devo tagliare ed è un peccato.
Assolutamente. Allora, qua stiamo parlando chiaramente di queste belle cernie che a tutti fanno gola e che possiamo vedere sempre nel tuo profilo. Porco Giuda, io non lo so, cioè sono pesci enormi. Ho visto poi dei video dalla pagina di Seagal e una delle cose che mi ha stupito di più, motivo per il quale ti ho voluto contattare, è questo visualmente, questo certo senso di sicurezza che tu hai nell'approccio della tana che è impressionante da descrivere, vi invito tutti ad andarla a guardare. Cioè tu Grazie. Ruggero, questo è quello che vedo io, Ruggero illumina, spara e tira fuori il pesce. Cioè è una cosa ci sarà sicuramente tante ore di mare dietro e allora bello, fantastico. Quando si pesca col gommone, io da poco sono stato con mi parlava di te, Giuseppe Gentilino, Sì. peraltro mi aveva fatto vedere un video di una cernia che ha preso con le mani. La butto Allora, lì. Dimmi sta saluto, cosa. saluto Peppino, nonché campione italiano, e posso vantare la sua amicizia e la sua stima, perché ci sentiamo spesso con Giuseppe e non ti nascondo, anche nel campionato parlavamo, consigli, cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare, e quindi posso vantare veramente l'amicizia con Peppe, che tra l'altro è un ragazzo Grandi. d'oro, è un ragazzo Sì. d'oro. Allora, diciamo che il discorso della Cerni è stato un po' particolare, non è la prima volta che mi capita, ma questo secondo me è proprio perché quando sono là sotto io penso che bisogna essere, non dico sicuri di se stesso, perché secondo me sicura c'è una cosa sola ed è la morte. Okay. Però consapevoli di quello che si può fare. Qui si apre tutta una discussione che si basa sul fatto che quando ho deciso di cominciare a intraprendere il discorso della pesca profonda, sgancio, piombone, tutte Sì. queste robe qui, sono stato molto, molto criticato. Da un discorso passo un altro, però diciamo è collegato. Vai Perché tranquillo. io ho cominciato a pescare, come dicevo, con tante persone brave, però c'è stato un momento in cui ho capito che qualcosa mi stava frenando. Nel senso, io volevo andare avanti, come dicevo, avevo sempre questa voglia di migliorarmi, di capire, di poter diventare bravo in quello che faccio. Okay. Però mi rendevo conto che andando a mare con gli altri dovevo sottostare a delle regole, giustamente, che c'erano nel gommone degli altri. Quindi piuttosto era non peschiamo troppo profondo perché magari la persona che aveva accanto non gli andava, perché lo riteneva pericoloso, perché non gli piaceva o perché non voleva perdere tempo. Io invece avevo un'impostazione totalmente diversa. Io preferivo pescare meno tempo, ma scandagliare di più. Cioè, io Okay. preferisco su una giornata di 10 ore non pescare 10 ore, ma magari pescare 3 ore, 7 ore scandagliare e poi quelle 3 ore me le faccio mirate sul Okay. segnale di pesca. Quindi era un'impostazione diversa. Quindi senza non poche difficoltà, nel periodo in cui lavoravo in guardia costiera cercavo di mettermi i soldini da parte, perché ho sempre voluto fare tutto con le mie forze, a Giusto. prescindere che i miei genitori potevano o non potevano, io le cose le faccio da me, non devo dire grazie a nessuno. Quindi tutto quello che ho me lo sono sudato Grande. Giusto. con le mie mani. Basta prendere, finita la guardia costiera, ero riuscito a mettermi da parte un bel gruzzoletto, perché siccome lavoravo in nave, Okay. percepivo lo stipendio, ma fisicamente difficilmente riuscivo a spenderlo Sì, sì, sulla sì, sì, nave. sì. E poi comunque sì, avevo questo obiettivo di comprare la macchina e il gommone per poter fare quello che volevo, senza dover chiedere posso andare, Sì, non sì, posso sì, sì. andare, andiamo insieme. Basta perciò circa 4 anni fa, adesso sì, finito il percorso in guardia costiera, avevo questo gruzzoletto messo da parte e ho detto basta, è arrivato il momento di fare questo investimento. E nello stesso mese, infatti, tutti mi dicevano ma che hai vinto il gratta e vinci? Ho comprato macchina nuova e gommone e ho preso l'amore mio, perché per me è l'amore mio, un Enjoy 470, un gommoncino Okay. proprio top base, non niente di particolare, con il mio 40-60 per fortuna nuovo, ho fatto penso un Okay. buon affare e da lì ho detto ok, adesso sono solo, adesso devo ragionare io. E allora ho detto dove lo metto sto gommone? A Milazzo, per andare a pescare le Okay. isole Eolie. Tu considera, Okay. io a 22 anni, da solo, pazzo, folle, mi chiamavo un ragazzo X barcaiolo, che magari era un amico che pescava, e dicevo, ti va, domani andiamo alle isole Eolie, mi fai da barcaiolo, siccome per fortuna tanti ragazzi mi vogliono bene, allora c'era chi aveva il piacere proprio di stare con me, mi dicevo, sì, vengo, ti faccio compagnia, non mi interessano i soldi, ti faccio compagnia. Allora io partivo da solo, mi facevo 50 miglia di mare, arrivavo alle isole Eolie e pescavo, ma arrivavo lì e dicevo, e ora? Avevo pescato con Enzo tante volte, quell'amico Sì, Vincenzo Mendes, sì, e sì. dicevo, però
io non volevo fare quello che facevano gli altri, io non volevo ancorare e pescare col palloncino a scorrere, cioè, Sì, no. sì, Io volevo arrivare lì e fare quello che gli altri non facevano, perciò ho preso tutti i posti dove pescavo con Enzo e ho detto ok, bruciati, non mi interessa. Ho preso il mio coscandaio, ai tempi avevo il 9 live, l'HDS 9 live, e mi mettevo lì a cercare, e tutti gli amici che andavano con me dicevano, Ruggero, scusa, ma ci siamo fatti 2 ore di macchina, 1 ora e mezza di navigazione e tu ancora neanche la muta ti sei messa ed è mezzogiorno e frastato devo tornare a terra. Non mi interessa. Io devo imparare a conoscere lo strumento, io devo imparare a capire cosa significa lo strumento, devo capire se una pietra è buona o non è buona, grazie solo allo strumento, senza scendere. Ovviamente gli errori ne ho fatti, cioè discese nella sabbia, nelle pietre sbagliate non si possono neanche raccontare. Però lì ho cominciato da solo, criticato da tutti, a dire ok, piombo forse è meglio se lo attacco così, la boa è meglio se la uso così, l'ecoscandaglio, la pietra così me la segno in una maniera, tutto da solo. E lo dico forte, ne vado molto fiero, perché adesso, oggi, il 90% di chi mi criticava, di chi mi diceva ma tu stai rischiando, ma tu... Oggi viene e mi dice, Ruggero, ma andiamo a pescare insieme? La mia risposta è sto cazzo, scusando l'espressione. Ci sta, no, ma ci sta. Perché diciamo sono stato criticato molto, ho avuto tante persone che mi hanno dette tante, e quindi adesso dico fate quello che ho fatto io, nel senso ma dare i soldi, ma dare. Non è questione di soldi, è questione di principio, no? Io penso che se uno, cioè dopo l'impegno che ho messo, i sacrifici che ho fatto, poi arrivi tu che mi criticavi e vuoi venire a pescare con me perché ti hanno raccontato, perché hai sentito dire che sì, vabbè, questa è la gente, Ruggero, dico, questa è una cosa che si può estendere a tutto. Però è una delle vittorie più belle della vita sicuramente, quando... Assolutamente. Quando persone di un certo calibro ti dicono andiamo a pescare insieme, che è? E tu magari li guardi e dici ma scusa, tu non eri il campione che a Sempre sgancio. quello, sì, vabbè, ci sta. Sono Allora, soddisfazioni. ci sta, io sono contento perché a me piacciono le storie di chi si fa da sé a tutti gli effetti, e Parentesi, ci sta. ovviamente, diciamo, questa è l'unica cosa che, diciamo, ho creato da solo. Ovviamente il andare a pescare in gommone piuttosto che capire tante cose le ho imparate, ovviamente anche da chi mi ha portato. Cioè, non voglio dire che io da solo No, ci sta, ci sta. Ma Nel tu hai senso fatto che tantissimi nomi. Hai fatto sì, tantissimi allora tu nomi, consideri che io posso vantare Vincenzo Valenti è stato il primo che mi ha proprio, tu consideri che io andavo a mare con Enzo, che avevo il mio borsone da pesca, era il borsone di quando facevo scuola calcio, quindi niente di stagno, niente. Il mio coltello pugnale era il coltello da cucina messo dentro un dito di un guanto vileda giallo, cioè cintura quella dei bombolari non elastica. Cioè, la prima volta che Enzo mi ha visto mi ha detto aspetta, ma che stai facendo? E allora mi ha regalato il coltello, mi ha regalato la cintura, mi ha detto aspetta, non esiste, quindi non è che ho fatto tutto da solo, soltanto l'ultima parte, quando ho capito che, diciamo, non dico che da loro non potevo imparare più niente perché viene una bugia, perché non si finisce mai di imparare da tutti, e questa è una cosa che mi è ben chiara. Però ho capito che se volevo percorrere la mia strada, dovevo per a un forza certo punto sì, ti devi sì, staccare. perché No, se ma no ci sarei sta. rimasto sempre a fare quello che fanno gli altri, che magari per loro era piacevole, mentre a me non suscitava più niente. Cioè, poi ad un certo punto io quella cosa di buttare il palloncino e farmi il giro attorno a gommone, La per me classica pescata. Sì. non mi dava Però più. non mi hai detto ancora la cernia con le mani come l'hai presa. Allora, la cernia Vai. con le allora, praticamente stavo pescando su un fazzolettino di grotto piccolino, perché avevo visto una bella cernia, un pesce in realtà molto più grande, sarà stato un pesce di 12-13 kg che però ancora non sono riuscito a prendere, e lì mi aspetta ma non l'ho ancora presa. Allora, mentre stavo guardando buco, controllo, a un certo punto ops, una cernia. Allora vedo praticamente questa cernia, non era gigante, era un pesce, non mi ricordo adesso, 6-7 kg, che praticamente era ferma dentro il grotto. Però praticamente io avevo il fucile, ma se avessi provato a spararla anche magari con un fucile più piccolo, non sarei di sicuro riuscito a levarla, perché era proprio messa, sai quando sono tutte girate, messe male. Perciò ho detto aspetta, ragioniamo. La fortuna è stata che l'ho vista subito, come sono arrivato sul fondo al primo colpo di lampadina ho visto il pesce, perciò sto guardando, sto controllando, diciamo, il fondo. A un certo punto dico aspetta, ma sai che forse che riesco a prendere con le mani, perché c'aveva un buco davanti,
un buco sopra, un buco diciamo alla parte della pancia e un buco nella parte di dietro nella coda. Aspetta che c'è mia mamma. Vai Mamma, tranquillo, vai tranquillo. basta, prendi in poche parole, mi metto a controllare, a guardare, dico ok, forse che riesco a fare la manovra, che riesco a spingerla dal buco davanti. E quindi cosa faccio? Metto la mano, lei come vede la mano, poverina, va indietro perché si spaventa, Ok. però stanno troppo indietro, perciò dal buco dietro la blocco e lei cosa fa? Mette la testa nel buco davanti. In tutto questo io la guardavo perché c'era anche un buco sopra, cioè sono stato anche fortunato perché Tu hai messo una così sì, no, praticamente. ero messo proprio, aspetta, ero messo così che bloccavo davanti e dietro e lei poverina cosa ha fatto? Si è andata a mettere il buco davanti che era un po' più grande. Come si è messa davanti, subito ho levato la mano dietro, l'ho messa davanti e l'ho presa dagli occhi perché lei stava uscendo, stava scappando. Ciao. Ovviamente capisco bene che è un po', diciamo, duro come racconto perché in realtà sparare è un discorso. Quando un pesce lo prendi con le mani ti posso garantire che hai un po', no? Quella sensazione di proprio la stai uccidendo con le mani, quindi non è una cosa bellissima perché io rispetto molto il mare, i pesci, per me non esiste un pesce che tu lo spari e lo lasci lì agonizzante, per me prima muore, Sì. poverino, meglio è, perché comunque sia ci stanno dando la loro vita. Perciò niente, riesco a prenderla dagli occhi, la tiro un po' fuori, subito col coltello, gli metto il coltello dove mi ha insegnato Catapano, tu, morta. Ciao, Salgo a ciao. galla e E invece salgo senza ancora fucile perché cascattiamo fucili. no, in tutto questo il fucile l'ho lasciato a fondo, no? Perché io sempre per fare queste manovre non potevo. Allora arrivo a galla, quel giorno non c'era Concetto che mi piace da barcaiolo, ma un altro ragazzo, un amico mio. Ok. Faccio, guarda che ho preso una bella cernia. Bravo, passami il fucile. Faccio, no, il fucile è sotto. Fa, come è sotto? E questa come l'hai presa? Ho detto, guarda, vedi se ci sono buchi. E vedeva soltanto il taglio del coltello. E fa, adesso riscendo un'altra volta e vado a prendere il fucile. Niente. E quindi è stato il racconto di questa cernia presa con le E mani. vabbè, c'è chi una cernia di 7 kg non la prenderà in tutta la vita e c'è chi invece le cernie di 7 kg le prende con le mani. Allora, Dica- dimmi una cosa, Dimmi noi tutto. abbiamo nel canale tantissimi siciliani che ci seguono e Sì. ora capisco che, sputtanarsi i posti non piace a No, ma nessuno, figurati, io tuttavia sono, penso, uno dei pochi pescatori non geloso dei propri posti. bene, allora ti dico, la vogliamo indicare una zonetta per qualcuno che comincia a fare pesca subacquea, che parte da terra, Mhm. dove magari c'è la possibilità di vedere qualche pesciolino, non ti dico prenderlo, secondo me può essere un bel contributo nella zona del Allora, Catanese o in Allora, Sicilia. dipende soprattutto perché qui da noi, diciamo, le coste dove si può pescare per fortuna un po' ovunque. Ti faccio un esempio, a Catania, in qualsiasi zona ti butti, ti trovi in un punto fantastico, perché in poche parole c'è una Okay, frana vulcanica che tu ti butti a San Giovanni Licuti, per dire, okay, esci e subito questa frana con dei massoni giganti che sprofonda a 50-60 metri, ma in okay, qualsiasi punto, cioè non è che ti butti da lì e okay, diventa bello, ovunque è bello. Quindi diciamo che su Catania il consiglio che posso dare più che altro è andare a mare, nel senso okay, che è una gran palestra Catania perché purtroppo è molto sfruttata. sì, Da chi pesca in apnea purtroppo ci sono tante persone che vanno di notte con le bombole e sì, quindi i pesci sono molto spaventati, però riuscire a catturare un saraco a Catania posso garantirti che è paragonabile a me che prendo una cernia sì, fonda. sì, Cioè, sì, 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 la, sì, la sì, sì. difficoltà sta molto di più nel prendere un saraco a terra che piuttosto andare a prendere il pesce per i fatti suoi a 50 metri, per dire, va, che magari è lì. Come è chiaramente un contesto diverso e ha delle difficoltà magari Ci sono differenti, delle però altre difficoltà, sì. sì, Cioè, a livello, io penso che la mia fortuna è stata anche il fatto che, avendo cominciato a pescare prima in costante, in poca acqua, io per esempio la pesca che secondo me, non dico che riesco a fare meglio, ma di certo una del che mi piace di più, è quella di pescare all'agguato con la mareggiata. Cioè, proprio okay, non con la scaduta, con la mareggiata. Cioè, proprio okay, cavalloni grandi, forti, perché per fortuna Catania, a differenza di tanti altri posti, l'acqua non si sporca subito. Cioè, okay, siccome c'è un fondale dove non c'è sabbia e c'è soltanto la roccia, ti permette anche con condizioni di mare molto grosso, entrando dai piccoli porticcioli sì, che ci sono, quindi hai un ingresso e un'uscita tranquilla, nel senso che tu entri ed esci senza problemi. Però quando poi esci fuori, anche se ci fossero 2 metri di onda, per dire, di scirocco, riesci a pescare. a Quindi quella è la muoverti, sì. pesca che mi piaceva tanto. Quando poi mi sono messo a pescare più profondo, riuscire a fare un agguato
fatto bene, con calma, tranquillità, senza sbattere niente, facendo attenzione ai piccoli particolari, poi tu lo riproponi in profondità, lì diventa, se mi permetti il termine, quasi facile poi prendere un pesce. Raccontami, mi interessa questa cosa. Chiaramente è una cosa estremamente pericolosa uscire con il mare mosso e non invitiamo nessuno che non No, abbia un'esperienza tale da farlo, di provare a farlo. Ma raccontami una sessione di pesca quando uscivi, per esempio, da un porticciolo, da quando, a che ora andavi, come uscivi, come impostavi allora, la pescata considera in che le termini pescate pratici? a Catania, San Giovanni di Cuti, per dire un posto su tutti, Okay, piuttosto che Porto Rossi o Santa Maria la Scala, Cireale, per dire, non so se tu conosci queste zone, sì, ne ho fatte centinaia, ma proprio centinaia. Come ti dicevo prima, per circa 6 mesi della mia vita andavo a mare mattina e sera. Quando ho smesso con la guardia costiera, io ero, cioè, Ruggero dov'è? A mare. Io mi svegliavo la mattina, mi facevo l'alba, tornavo a casa, mangiavo, mi riposavo, prendevo attrezzatura e mi ributtavo un'altra volta. Cioè, okay, malato. E solitamente non sono uno alla quale piace fare tantissimo l'alba, cioè okay, perché secondo me l'alba ha senso farla solo in certi momenti, solo per certi tipi di pesci che a Catania non sono molto frequenti. Per esempio l'alba magari ha okay, senso farla per dei predatori, piuttosto ricciole o dendici. E siccome a Catania non ce ne sono moltissimi, preferivo magari quando volevo insidiare qualche dendice andare al tramonto okay. e non all'alba. Preferivo pescare nelle ore di luce alta perché penso che non riuscivo a percepire tutta questa grande differenza fra le prime luci Okay, dell'alba, anche perché l'alba, secondo me, a differenza del tramonto, in certi periodi e per certi pesci è meglio, però il lasso di tempo che funziona è molto più breve rispetto a quello del tramonto. Quindi okay. paradossalmente, secondo me, io quando mi buttavo di pomeriggio, per esempio, magari capivo che c'erano dei punti dove per correnti, per mangianza, per situazioni X si concentrava una situazione di pesce più interessante. Allora, magari buttandomi di pomeriggio, vedevo che c'erano i pesci qua, qua e qua. Allora poi perdevo tempo e al tramonto, che mi ero già segnalato mentalmente il giro da fare, riandavo nei punti ben precisi dove avevo visto la vita, Okay. eccetera, eccetera, e magari ci trovavo la cerni, il dendice, a volte capitava la ricciola, quindi diciamo di mattina invece devi avere la fortuna, fra parentesi, che vai lì e trovi le E ti condizioni. passa il pesce, sì, Sì, sì. mentre invece col discorso del pomeriggio riesci, diciamo, a prepararti il lavoro per il Okay, sì, tramonto. perché in effetti quindi tu stai dicendo che il calar del sole, quindi questo momento, è un po' più lungo e ti dà Sì, per me questo sì, l'alba okay. è buona da quando praticamente sta per sorgere il sole a mezz'ora, tre quarti d'ora dopo. Quello è il Addirittura, momento, okay, quello okay, serio, perché magari il pesce fa l'ultima cacciata prima di andare via. Quindi devi okay, essere già pronto, operativo, subito per quell'ora. Mentre invece il tramonto ti permette, invece, secondo me, riesci a pescare anche un'ora e mezza, due. Cioè, ti faccio un okay, esempio: nel momento quando si prendono i identici, già, ma che è il periodo che va da fine aprile, tutto maggio, giugno, quando si creano le condizioni di termoclino alla giusta altezza nelle secchiette fuori, e tu già dalle 3, 3 e mezza, 4 di pomeriggio, quando poi ti va a fare buio alle 6, già cominci a trovare la situazione del branco, del montone, quindi mentre all'alba arrivi, il tempo che fai un segnale, poi ne fai un altro, hai è finito. finito. Che il Okay, momento quando magico è già finito, quindi per okay, me il tramonto è okay. molto meglio. Okay, questo lo terrò a mente quando andrò a Forteventura a novembre. Dimmi una cosa, quando tu uscivi con queste condizioni di mare mosso, Sì, io mi immagino, cazzo, ci sono onde da un paio di metri, non sarà per niente semplice, specialmente pescando magari nel basso fondo, assolutamente. ventilarti. Come gestivi questa situazione? Allora, io, reputo di essere fortunato, non sono mai stato uno che si prepara bene il tuffo e non è una cosa positiva, nel senso che, soprattutto quando pesco profondo, mi sono reso conto che andando a pescare anche con altre persone, io, non mi ventilo, nel senso che non preparo il tuffo bene, con calma, Okay, con una bella respirazione, perché non è che non ne sento l'esigenza, l'ho sempre fatto in quella maniera, mi sono sempre trovato bene, reputo che stare tanto tempo fondo non faccia bene, quindi paradossalmente se io magari quello che sto dicendo verrà criticato, però okay, se mi vabbè ci ventilo sta. poco, sto poco tempo sott'acqua, a me sta bene a differenza di quello che magari si possa pensare. A me non interessa Okay, fare il tuffo di
2 minuti e mezzo, perché dopo che fai 2 minuti e mezzo non prendi niente, che senso ha? Nessuno, non mi interessa. Preferisco invece magari fare un tuffo di 1 minuto e 20 a Mazzetti Cernione, perché io scendo, ammazzo e salgo. Questo è. Quando pescavo a terra, per non cambiare discorso, la stessa cosa. Ovviamente a terra è più semplice perché non vai a fare tuffi molto impegnativi. Quindi magari cercavo di sfruttare in base al mare, per esempio qui col mare di Scirocco ci sono questi cicli, no, di onde che dalla più piccola vanno a aumentare, poi c'è il cavallone, dopo il cavallone c'è la morte del mare. Cioè, nel senso, per un paio di, magari 1 minuto e mezzo, 2 minuti, è come se non ci fosse più il mare, cioè come se la mareggiata fosse finita. Allora, praticamente io, avendo capito questi cicli, studiandoli bene, avevo capito che io riuscivo ad andare nel bassofondo quando c'è il cavallone che tu dici, ok, stai andando a morire, quindi mi lasciavo andare col cavallone gigante e arrivavo nel punto, diciamo, dove c'erano i pesci, nel momento in cui il mare non ce n'era più. Quindi tu vedevi i saraghi piuttosto che i cefali, le spigole che stavano lì, giustamente, che aspettavano l'altro cavallone, mentre io invece in quel momento per 50 secondi, 1 minuto riuscivo ad essere concentrato, veloce, sparavo e subito scappavo un'altra volta verso fuori. Però ovviamente devi avere la consapevolezza che sta per arrivare l'onda, quindi non puoi, anche se ci sono i pesci tela a pennea, perché devi calcolare che fra 20 secondi se tu esci dove sei sceso sei finito, quindi tu devi fare tutto dei calcoli che poi ovviamente all'inizio sembrano difficili, però quando poi tu ci peschi diventava quasi scontato, cioè neanche me ne rendevo conto, cioè a me mi arrivava l'onda lo sentivi nel movimento quasi. Assolutamente, era il movimento che te lo diceva. Ascoltami, questo è interessantissimo, ma ti sei mai trovato in una situazione brutta, sia nel bassofondo o magari anche solo nel bassofondo, non ti dico in acqua profonda? Allora, grazie a Dio non mi sono mai trovato in situazioni pericolose, né nel bassofondo né quando pesco fondo, perché ripeto, cerco sempre di ragionare molto bene prima. Ovviamente mi è capitato di magari sparare il pesce un po' si imbroglia nella pietra, piuttosto che una volta a fondo la lampadina si era imbrogliata la lenza della sagola si era imbrogliata nella lampadina, però quando tu fai le cose e sei nel tuo range di sicurezza, di tranquillità, non ti preoccupi, nel senso che se hai imbrogliato il filo nella lampadina, ok, ho l'elastico, ho levato l'elastico, ho lasciato e sono salito. È inutile pensare di sbrogliarlo. Considera che ti faccio un esempio, a me 2 anni fa una delle cose più brutte, in realtà vedi, questa è una cosa brutta che mi è successa, stavo pescando con la mia fidanzata a Panarea e stavo pescando su un segnale, non so se dia la quota o meno, comunque molto profondo, dove avevo sparato una bella cernia. Sparo questo pesce, una tana stretta, bellissima, sparavi e salivi, sparo questo pesce, lo fulmino, vado per tirare e si blocca, si incastra. Allora metto lì, tiro la prima volta, niente, tiro la seconda volta, tiro la terza volta dall'asta, niente, e dico, strano, forse devo cambiare inclinazione, perciò prendo la lenza, io uso il 180 come nylon di lenza, quindi bello tosto, per poter fare forza, faccio così, do uno strattone forte e non viene niente. Ho detto, porca miseria, ma che devo fare? Ho detto, vabbè, niente, volevo dare un'altra tirata, però qualcosa mi ha detto, lascia stare, non tirare più, basta, cioè, la forza che avevo messo doveva già bastare per uscire questo pesce, c'era qualcosa che non dipendeva dalla forza che mettevo. Perciò levo la lenza dalle mani, vado per risalire, al secondo movimento di pinna mi si rompe la pinna. Ero a 50 metri. Scusa, io, quanto? Ripeti che non si è sentito. Ok. Quindi ho detto, ottimo. In quel momento, per fortuna, sono riuscito a mantenere la calma che, diciamo, per fortuna sempre. E il mio unico pensiero era il fatto che sopra di me non avevo un barcaiolo, ma avevo la mia fidanzata. Quindi ho detto, non posso morire, cioè non è una cosa che può succedere. Quindi ho detto, vabbè, non ti preoccupare, adesso risaliamo. Perciò mi sono messo soltanto con una pinna, piano piano. Hai posizionato i piedi in maniera particolare? No, in quel momento dove era rotta? La pinna? Ma tra l'altro la pinna è rotta per colpa mia, perché un paio di pescati prima avevo forzato una cernia con le pinne e probabilmente avevo già lineato la pinna.
Quindi è stato soltanto, sarebbe successo, ma è successo giustamente nel tuffo fondo, dopo che lavorate il pesce, le classiche cose. Basta, perciò piano piano risalgo, esco a galla, non ti nascondo che quando sono uscito ho avuto una grossa scarica di adrenalina, nel senso che e non so come, non era né rabbia né paura, era proprio, ho avuto proprio una sensazione di adrenalina, proprio che mi sono sentito tipo che tu ti rendi conto che è una situazione molto pericolosa. E lì c'è una storia simpatica da raccontare, che quel giorno dico sempre che il Signore non mi voleva, perché quel giorno il Signore non mi voleva. Ingasto questo pesce, mi si rompe la pinna, porca miseria, che devo fare? Insieme a me, però in un altro gommone, c'era l'amico mio Andrea Di Grazia, mio carissimo amico che ti raccontavo prima nelle storielle, che era lì proprio con sua moglie. Perciò gli chiamo ad Andrea, faccio: Andrea, guarda, ho rotto la pinna, e lui era dall'altra parte di Panarea, circa 6-7 miglia. Ho detto: senti, guarda, io sono qui, mi sto levando la muta, se poi per favore mi presti le pinne, perché ancora in quel periodo non avevo la pinna di riserva, che da quel giorno sono diventate obbligatorie in gommone. Ho detto: se mi presti le pinne esco questo pesce, perché è un peccato a lasciarlo lì, avevo lasciato il bidone col fucile. Basta, spingendo viene Andrea, mi presta le pinne, scendo, e alla fine cosa era successo? Una letta si era bloccata sullo scoglio, e quindi io tiravo, ma non veniva su perché c'era la letta aperta. Giro l'asta e il pesce esce subito. Allora, mentre lì faccio l'amico mio: Andrea, mi fai fare l'ultimo segnale proprio qui davanti, vediamo se scappa un altro pesce, che tra l'altro dovevo fare 2 giorni, e questa cosa è successa tipo dopo 3 ore dal primo giorno, quindi avevo un giorno e mezzo senza pinne. Basta, vado su quest'altro segnale, scendo, e si era messo un po' di correntina e un po' di vento, però avevo la mia fidanzata e questo amico mio Andrea che mi faceva da barcaioli, quindi ero tranquillo io. Arrivo sul segnale, stavo pescando col piombo mobile, arrivo sul fondo, il segnale si trovava controcorrente una quindicina di metri, perciò rimetto a pinneggiare, arrivo nel segnale, mi faccio tutto il tuffo per controllare se ci fosse stato un pesce, non c'era niente, e comincio la risalita. Nel risalire comincio a sentire rumore di motore forte, però siccome alle isole, soprattutto in quel periodo, perché era fine agosto, passavano traghetti, agli scafi, yacht, ho detto vabbè, magari starà passando al solito a 500 metri, a me sembra di averlo sulla testa. Non era così, perché risalendo senza piombo, quindi non è che hai modo di fermarti, dopo così un tuffo che avevo fatto quello, avevo guardato, quindi dovevo risalire, perché era arrivato il momento di salire. Sto salendo, aumenta sempre di più sul rumore. Poi nella mia testa avevo, vabbè, c'è Andrea, c'è la mia fidanzata, saranno sopra di me, magari mi starà passando vicino, ma mi faranno da scudo. Praticamente io esco dall'acqua, nell'istante in cui esco dall'acqua vengo colpito dal cono di poppa di un gommone di circa 6-7 metri implanata. Cioè, la testa fa tutto. Io sono letteralmente uscito fuori dall'acqua in mezzo alla schiuma, scioccato, perché mi ero reso conto che anche in quell'occasione avevo rischiato la vita. I ragazzi sono venuti subito, la mia fidanzata giustamente disperata, l'amico mio non sapeva cosa doveva fare, come aiutarmi, erano preoccupati che mi ero fatto male in realtà, perché proprio sono uscito proprio in mezzo alla schiuma, cioè io proprio fisicamente ho sentito il gommone che mi passava sulla testa. Da quel momento ho detto ok, ho dato le pinne all'amico mio, gli ho detto io non devo pescare più, cioè 2 cose del genere a distanza di 3 ore non si potevano accettare, quindi è finita la pescata facendo il bagno. Che cosa hai imparato da questo? Ho imparato che il destino è scritto, nel senso che ho avuto 2 situazioni che erano scientificamente provato che io rimanevo lì morto, perché sia nella prima situazione che nella seconda bastava veramente poco per non essere qui a raccontare questa storiella, e la consapevolezza che le cose possono succedere, nel senso che non succedono sempre agli altri. Cioè, non è che la sincope gli viene sempre agli altri, non è che il Travana gli viene sempre agli altri, non è che a essere investito succede agli altri, no, a me no, ti può succedere anche a te. E quando te ne capitano 2 nello stesso giorno, cominci a dire... Ti faccio storcere il naso, ma la tua ragazza vive questo e tu ti butti di nuovo in giornata? Allora, bella domanda. Per me non era successo niente, nel senso che se avessi avuto, diciamo, ti faccio un esempio, se fossi uscito tirato, non mi sentivo bene, avrei beccato una botta, e allora probabilmente avrei tagliato e basta. Però siccome
comunque sia, è successa questa cosa. Come ti dicevo, la scarica di adrenalina che ho avuto non è stata perché, diciamo, non ci sono arrivato, è stato soltanto perché tu ti rendi conto, è come, ti faccio un esempio stupido, e tu stai per fare un incidente, freni, è normale che un po', no? Ti viene quella tachicardia, quella cosa che dici, porca, per poco. Quindi alla fine ho detto, vabbè, è successo, è andata bene, non sto facendo niente che secondo me è fuori da quello che posso fare, lo rifaccio, quindi è andata così. Povera ragazza, non aggiungo altro. Sì, sì. Ma tanta pazienza, e io dico sempre che un grande uomo è sempre supportato da una grande donna. Sì, assolutamente. E se parliamo chiaramente di gesta, chiaramente contestualmente parlando a ciò che è bello e non ciò che è brutto, bravo Ruggero che oggi comunque ne possiamo parlare. Sì, diciamo che è stata È una stato giornata impegnativa. Vabbè, ma direi che, è quasi impossibile che magari queste cose non accadano quando spendi così tanto tempo in mare. Cioè, direi che fa quasi parte di questa Sì. esperienza, non può essere altrimenti. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Specialmente se specialmente se la vuoi portare poi a quei livelli, cioè, ci sta, ci sta. Dimmi l'ultima cosa, che progetti hai per il futuro? Rido perché è una domanda che chi mi conosce sa che sono costantemente alla ricerca di quello che debba essere il mio futuro. Ho avuto 1000 idee, purtroppo il mio più grande difetto, penso, sia non avere coraggio. Dici, ma come? Sì, perché non riesco ad allontanarmi da quello che secondo me è un posto sicuro. Okay, okay. Cioè significa che io vorrei fare tanto, tutti mi dicono, e io penso anche di riuscire a fare tante altre cose, che possono essere magari una cosa che mi piacerebbe tanto fare è magari fare delle uscite in gommone dove magari prendo il pesce, esempio un certo Giuseppe Preiti, che siamo molto molto amici, quindi tu gli fai mangiare il pesce pescato, sapendo cucinare, comunque sia, faccio questo per lavoro, magari riesci a creare il discorso pesca, il discorso bagno, mi piacerebbe tanto. Mi piace molto cucinare per delle persone, poche persone, quindi magari tipo chef a casa, magari il pesce pescato da me, lo vado a portare a casa di... Estremamente esclusivo Sì, sì, una cosa fatta per poche persone, magari accompagnata da un bel racconto della cattura, spiegare com'è andata, spiegare quello che faccio, quello che è la mia vita. Però c'è un grande però che è il mio non avere coraggio, cioè non riuscire a fare una cosa del genere perché ho paura di lasciare invece quello che è la mia sicurezza in questo momento, perché comunque sia lavoro in una grande azienda, ho un contratto a tempo indeterminato e quindi diciamo non dico che spunto nel piatto dove mangio, però mi sento molto stretto questo posto di lavoro, va, questo è il discorso. Ci sta, però io dico sempre non pensare che anche il solo iniziare ti debba togliere totalmente dal contesto in cui sei adesso. Io faccio lo chef, te la butto lì, faccio il pizzaiolo, quale chef? Faccio il pizzaiolo, sto in Inghilterra, non avevo il posto fisso quando ero in Italia, ma io ho sempre avuto il desiderio un po' di andarmene per conoscere nuovi In orizzonti. giro. E quando sono arrivato qui ho sempre avuto l'idea di fare azienda e oggi c'abbiamo il nostro marchio, facciamo mute, facciamo attrezzatura di pesca subacquea, abbiamo il nostro shop online, abbiamo il nostro podcast, facciamo i nostri video, abbiamo le nostre pagine Instagram, la nostra community e piano piano ce lo State stiamo crescendo, costruendo questo. state Allora crescendo. l'invito che ti faccio io è: tu hai secondo me più che le carte in regola per fare una cosa del genere e secondo me passo dopo passo, piccola esperienza dopo piccola esperienza puoi creare qualcosa che potrebbe potenzialmente, anche economicamente, soprattutto economicamente, A voglia, sostenere la tua realtà di oggi. Ma è a una cosa voglia. che viene poco a poco. Non pensare che dici: "Minchia, per fare quello mi ci devo dedicare notte e giorno". Sì, ma anche no, mettiamola così.
Non so se... Assolutamente. Ripeto, bisogna avere un po' anche il coraggio di dire o credere in se stessi e dire Assolutamente. lo posso fare, però il problema è che oggi in Italia uno cambia discorso, però è difficile perché per esempio io che sono fidanzato da tanti anni con la mia ragazza vorremmo pensare ad acquistare casa per cominciare a creare una famiglia, Certo, certo. sposarci. La mia ragazza è una psicologa e quindi lavora con la partita IVA, non ha Sì, cioè se tu vai in banca e gli dici sai io ho tante belle idee, la banca dice sì, bravo. Quindi sì, sì, sì. purtroppo bisogna anche fare i conti con la realtà dei fatti che purtroppo Sì, per acquistare una casa oggi devi avere un contratto, soprattutto quando poi certo, io certo. sembra la mia compagna non ce l'ha perché lavora, ma per la banca tu partita IVA non esisti. Certo, vabbè, devi avere se no uno storico con tantissimo fatturato e così via, non è semplice per niente, però l'importante è che c'è la volontà del fare le cose. Ti fai un No, pezzo di carta, ci scrivi quello che vuoi fare, te lo metti davanti la porta di casa e ogni giorno che esci tu lo guardi e dici ok, oggi dobbiamo fare questo, dobbiamo fare un passo in avanti per quella cosa. su questa cosa che stai dicendo, io malato, prima dove abitavamo prima con i miei genitori, avevo il letto a castello dove c'era mio fratello che adesso vive fuori e dormiva sopra e io sotto. Sai cosa avevo fatto io di nascosto, perché secondo me era di nascosto ai miei genitori? Mi ero fatto un foglio con tutta l'attrezzatura fatta con la matita, con la penna del pescatore in apnea, maschera, fucile, cioè io ogni notte mi coricavo, alzavo gli occhi e vedevo davanti a me un foglio con la tessitura di pesca in apnea. Questo è avere un obiettivo, no? Ma guarda che quello non è una vediamo se riesco a trovare le parole giuste, cioè non è una cazzata. Tu oggi scendi a più di 50 metri e prendi delle bestie, tutto è partito da lì. Sì, probabilmente sì, Punto. probabilmente sì. Punto. E se tu anziché quello, oggi gli metti un'altra cosa, punto per punto, dettaglio per dettaglio, ti metti una sera lì e dici ok, dobbiamo fare questo, come e perché, ti fai 20 domande sul come arrivarci e te lo metti dove te l'hai rimesso, io ti garantisco che se tu chiaramente hai la voglia di farlo, ci arrivi, così come sei arrivato oggi a fare quello che stai facendo. Questo è un augurio per tutti, perché veramente... Hai detto delle cose bellissime e obiettivamente ripensando, no? Questa cosa che mi hai fatto venire in mente questo ricordo che c'è da più piccolino e che avevo questo obiettivo, io dovevo riuscirci in quella cosa e obiettivamente Ci vuole tanto, penso magari ci più o meno di esserci vorranno 6 riuscito. anni, 10 anni, dici quanto ci vuole, ci vuole, però io immagino sempre al punto di arrivo, cioè vale la pena dare tutte queste energie, queste risorse per quella cosa? Sì, e allora mettiamocele, se no facciamo quello che abbiamo fatto finora, ci stiamo zitti, non ci lamentiamo, continuiamo a vivere le nostre vite e via. Ma come dicevi tu all'inizio del video, la vita è una e Avete uno. quindi questa sera scriviamo tutti un bel foglio di carta. Grazie Tutti Ruggero. attaccati nel Sì, dopo il assolutamente sì. letto. Assolutamente sì, Ruggero. È Compagni, stato mariti, fidanzati, ma che stai facendo? No, ma devo prendere gli appunti perché dobbiamo tu, andare tu via tardi. fidati di me, lascia fare e poi ci godremo la vita insieme. Oh, è Ci stato risentiremo. bellissimo. Grazie, Assolutamente. E grazie, appena grazie. scende in Sicilia, magari ci sentiamo e ci andiamo a mare insieme. Anzi, mi porti a mare insieme e Allora, mi fai prendere qualche cernione. con immenso piacere, sarai mio ospite mio e del mio Vai, socio Concetto. vai, fantastico. Non vedo l'ora. Ci vediamo presto. Grazie, Ruggero. Un abbraccio Ma a grazie a tutti te. e ci vediamo su Spotify e su YouTube. Ciao. Ciao, grazie.